amici del bosco, oggi con Cristiano parliamo della gestione del vigneto. Quando vedete una fessura, riempitela di compost. La vedete un'altra, riempitela di compost. Il vino di Cristiano è buonissimo, la gestione del vigneto è biologica, fai i trattamenti solo quelli consentiti nei limiti e soprattutto, come raccontiamo sempre quando veniamo a trovarti, c'è un'attenta gestione del suolo. E vedremo come gestire in questo periodo dell'anno il nostro terreno, il nostro suolo, proprio nella fase in cui abbiamo appena terminato le potature. Il vigneto di Cristiano è laggiù, si vede. Adesso, mentre lo raggiungiamo, intanto scaldiamo i motori con questo mezzo che ci servirà per tagliare l'erba nel vigneto. Vediamo intanto come funziona in questo campo che quest'anno non è coltivato e quindi ha bisogno di una gestione dell'erba. Ci siamo al tuo vigneto. La cosa che mi colpisce più di tutte è questo prato fiorito. In genere i vigneti hanno terra lavorata, è difficilissimo vedere un prato verde addirittura pieno di fiori. Io sto cercando gradualmente di andare verso un inerbimento permanente, quindi faccio delle lavorazioni mirate, soprattutto in base alle caratteristiche, alla tempra del suolo, considerando che questo è un terreno estremamente argilloso, compatto e veramente di difficilissima gestione. Quindi l'obiettivo sarà quello di lavorare esclusivamente sotto fila, vicino alle piante di vite, e poi inerbire il più possibile nell'interfila. Quali sono i danni della lavorazione continua che si fa solitamente sotto un vigneto e perché comunque bisogna lavorare sotto alle viti? È evidente che dobbiamo trovare un compromesso. Molto spesso i vigneti, soprattutto in questa zona, ma nel centro Italia in particolare, abbiamo delle importanti pendenze, quindi vigneti in collina, molto spesso con un sesto di impianto per ritocchino, cioè per il verso della pendenza. Quindi se io vado a lavorare per il verso della pendenza, quindi aumento quegli effetti che sono di erosione e di lavamento, soprattutto in questa fase che vede dei periodi di lunga siccità intervallati da delle precipitazioni molto intense, e purtroppo questa sarà una caratteristica sempre più frequente. Occorrerebbe progettare studiando in maniera molto accurata le pendenze e le curve di livello del nostro terreno dove impiantare qualsiasi coltura. In un vigneto esistente, molto spesso per ritocchino, dobbiamo stare molto attenti e quindi fare delle lavorazioni molto precise e puntuali nell'interfila, tendendo a avere un inerbimento fisso, perché questo va ad attutire tutti gli agenti atmosferici e soprattutto mi copre il suolo e permette effettivamente alle piante di lavorare il suolo. Quindi qui infatti le lavorazioni sono volte in funzione del sovescio, dell'immagazzinamento d'acqua, quindi si utilizza il ripuntatore o il riptalpa proprio per cercare di incamerare acqua, ma minimizzando il problema dell'erosione e del dilavamento. E poi ovviamente per agevolare le nostre piante faremo delle lavorazioni con degli attrezzi come lo scavallatore, o io l'ho fatto anche molti anni manualmente, soltanto 30 cm a destra e a sinistra della pianta. E al di là delle spontanee che tendo a massimizzare il più possibile, ho fatto anche ovviamente delle semine. In particolar modo qui potete vedere dell'erba medica che ormai essendo poi una perenne è diventata parte integrante del mio prato e quindi mi aiuta moltissimo a coprire il terreno. Tra l'altro è un'ottima pianta anche da foraggio e anche un'ottima pianta mellifera. Quindi considerate che ci deve essere una gestione del prato in base anche alla stagione e quindi anche cercare di lavorare in funzione di un mantenimento del terreno coperto per il più possibile durante l'anno. Ho scoperto che Cristiano viene nel vigneto a raccogliere erba per fare l'insalata. Guardate che è proprio un passaggio mentale enorme, perché il vigneto con tutti i suoi trattamenti è un luogo considerato tra virgolette avvelenato, quindi non di certo nessuno verrebbe in mente di raccogliere l'erba spontanea. Invece tu in questa nuova visione ci raccogli l'insalata. Il suolo già mi dà un prodotto che è il frutto delle erbe spontanee che troviamo naturalmente. Se poi a questo unite delle semine specifiche, perché in realtà potremmo anche pensare, quando facciamo quelle lavorazioni specifiche, di seminare per esempio delle ortive, diventare una raccolta spontanea naturale.
Dopo tutte queste belle parole sulle erbe spontanee, sul prato, sulle insalate, che facciamo? Andiamo a tagliare l'erba. Perché? Andremo a fare un lavoro di gestione sia delle ramaglie, delle potature che sono state appena concluse, e quindi le andremo a integrare affinché si degradino in maniera efficiente con il nostro prato. E poi magari ci provo anche io. Bello come un giardino, ci si può fare un picnic. A tutto questo mix che resterà sul suolo e quindi si degraderà direttamente sul posto. Qui, come avete visto, ho effettuato la normale potatura invernale, però l'ho fatta in due momenti. Perché? Dobbiamo stare attenti soprattutto ai tralci e alle viti malate. Io infatti faccio una prima rapida passata di potatura esclusivamente per le viti ammalate, che asporto completamente dal vigneto, e poi li trasporto per o il compostaggio o la carbonizzazione, quindi la trasformazione in biochar. Dopodiché tutto il resto invece viene trinciato sul posto. A differenza di altre coltivazioni, la vite è molto suscettibile, basti pensare per esempio al mal dell'esca, che praticamente è letale. Però anche tutte queste fitopatologie purtroppo sono ormai endemiche, quindi dobbiamo ancora una volta sottolineare l'importanza del suolo, della salubrità, della salute del suolo e la sua rigenerazione, e quindi anche questo è una delle strategie che mettiamo in campo per riutilizzare uno scarto e aumentare la sostanza organica nel suolo. Se te guardi, questo è sempre coperto e è già spaccato ora perché non ha piovuto da 3 mesi. Nel periodo invernale, quando si dovrebbe ricaricare. Non tutte le tue viti sono allevate allo stesso modo. Che tecniche usi e anche che viti coltivi? Alcune sono a Guyot, alcune a cordone speronato. Qui abbiamo prevalentemente Sangiovese e con una parte di Merlot. Un tema importante è quello dei trattamenti. Tu come decidi, calcoli quando intervenire e come intervieni? Tutti i trattamenti che vengono effettuati sono effettivamente a base di rame e di zolfo e quindi sono prodotti che agiscono per contatto. Quindi non entrano dentro alla pianta, non sono dei sistemici appunto, e quindi con un dilavamento, con una pioggia, praticamente vengono lisciviati. Entrare in campo molto spesso ed osservare soprattutto la vegetazione, ai primi segnali intervenire. Ovviamente ci sono tutta una serie di trattamenti che possono essere anche effettuati per disincentivare, cioè per creare delle condizioni avverse a determinate patologie, soprattutto quelle micotiche, che sono una delle problematiche più importanti per il vigneto, come per esempio distribuire dei prodotti a base di bicarbonato che alzano il pH e quindi sfavoriscono un substrato acido che è estremamente attrattivo per i funghi. Osservate moltissimo e bisogna stare moltissimo in vigna. Con il tempo poi tutte queste pratiche danno un risultato importante. Da quest'anno vorrei testare altri prodotti che sono dei corroboranti, ovvero dei prodotti a base di polveri di roccia ma anche di tannini, che vanno a stimolare quello che potremmo definire il sistema immunitario della pianta per rinforzarlo. Cioè andiamo sempre a aiutare la pianta ma in un'ottica sistemica, partendo sempre dal suolo affinché esso sia rigenerato e quindi poi lavorando con la pianta e per avere un ottimo prodotto di qualità, sano e sostenibile. I tanti trattamenti che ci servono nel vigneto ci costringono a passare parecchie volte, quindi questo compatta il suolo. Come possiamo evitarlo e come interveniamo invece per decompattarlo sempre senza fare danno o facendo il meno danno possibile? E dobbiamo entrare in campo e dobbiamo farlo con mezzi meccanici, con trattori, con botti, con automizzatori per i trattamenti. Considerate, ecco, questo è un vigneto di 1 ettaro, però richiede dei mezzi importanti. E quindi passando più volte, soprattutto ecco, con le gomme dei trattori, che sono molto più impattanti rispetto a un pattino, a un cingolo, crea un compattamento ripetutamente sul suolo e quindi crea anossia e quindi una delle condizioni peggiori per gli apparati radicali delle piante. Quindi sarebbe molto opportuno andare a decompattare con un'apposita strumentazione, quindi i ripuntatori, i ripper, ma poi ci sono appunto
questi simil ripper specificatamente utilizzati proprio per decompattare lungo il passaggio delle ruote del trattore, che è una pratica che sarebbe utile fare almeno a fine stagione, dopo che abbiamo concluso le attività in campo, la vendemmia in particolar modo, passare, quindi decompattare e risollevare il terreno. Più il mezzo con cui intervieni è leggero e meno danno si fa. Abbiamo fatto una dimostrazione anche con un mezzo meccanico importante, potente, ma molto leggero, che quindi ci permette, come vedete, di svolgere un lavoro in maniera molto efficiente, quindi limitando però al tempo stesso questo problema del compattamento. Qui vediamo bene la pendenza che ha il tuo vigneto, è importante, questo ci ricorda ancora di più quanto è importante mantenere l'inerbimento e le cose insomma che ci siamo detti. Fammi vedere come riesci a lavorare e poi faccio la mia prova. Andiamo! Vai Francesca, Sei tutto sicuro? tuo! Sei sicuro? Sono stata brava? No, avevo la tensione emotiva. Guarda che bel prato che ha fatto. È stata una bella esperienza, ho imparato tante cose, ci sono ancora tante lezioni da fare sul vigneto, a settembre ci insegnerai a fare il vino, ok? E se volete altri video dedicati alle lavorazioni del vigneto scrivete vino. E se volete il vino di Cristiano vi lasciamo i contatti qua sotto, se volete anche il mezzo ugualmente vi mettiamo il link. Grazie di aver visto questo, mettete tutti i like del mondo, a presto, grazie, ciao! Ciao a tutti!